Buongiorno a tutti e benvenuti alla lezione di chimica in cui parlerò di forza di gravità. La forza di gravità è una forza attrattiva che scaturisce dalla massa. Se ad esempio avessimo due corpi, uno dotato di massa m1 e il secondo dotato di massa m2, sia che essi siano giganteschi come ad esempio le stelle, i pianeti, o infinitamente piccoli come ad esempio le particelle, gli atomi, c'è una forza attrattiva che dipende dalla distanza, rappresentata con una R minuscola, tra i centri di massa dei due corpi. Questa forza attrattiva, questa forza di gravità, viene anche espressa con la legge di gravitazione universale, che è qui riportata, in cui la forza con cui i corpi si attraggono tra di loro è sostanzialmente uguale a G maiuscolo, che è un fattore di proporzionalità, denominato anche costante di gravitazione universale, e moltiplicato per le masse dei due corpi, il tutto diviso la distanza al quadrato. Questa costante di gravitazione universale viene ricavata sperimentalmente ed ammonta a 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri al quadrato per chilogrammi alla meno 2. Facciamo anche notare che le due masse vengono espresse in chilogrammi, la distanza deve essere espressa in metri, metri al quadrato naturalmente, e come si può vedere l'unità di misura della forza sarà chiaramente il newton. Facciamo subito un esempio in cui applichiamo questa legge. Potremmo ad esempio avere un corpo dotato di massa pari a 37,0 kg. Un secondo corpo invece dotato di massa pari o uguale a 345 kg. I due corpi, i centri di massa dei due corpi distano tra di loro 26,5 metri. Vorremmo quindi calcolare la forza di gravità con cui si attraggono. Quindi F uguale punto di domanda Newton. Quello che dobbiamo fare è scrivere la precedente legge. F uguale G, inseriamo subito il 6,67 per 10 alla meno 11 newton per metri quadrati per chilogrammi alla meno 2 e moltiplichiamo per la massa del corpo 1, massa del corpo 1 che ammonta a 37,0 kg, si moltiplica per la massa del corpo 2 che corrisponde a 345 kg e il tutto va naturalmente diviso per la distanza al quadrato. Perciò 26,5 metri, il tutto al quadrato. Come si può vedere, i metri quadrati si semplificheranno con i metri quadrati, i chilogrammi al quadrato si semplificheranno con i chilogrammi a denominatore e l'unità di misura che rimarrà sarà appunto quella di una forza, ovvero i newton. Possiamo già scrivere newton. Il risultato è 1,21 per 10 alla meno 9. Tra questi due corpi, distanti 26,5 metri, vi è questa forza di gravità, questa forza di attrazione, pari a 1,21 per 10 alla meno 9 newton. Se questo video vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi al mio canale, grazie dell'ascolto e alla prossima!